Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e che cosa porterà il Natale 2025. Amici della bilancia, abbiamo una bella ruota della fortuna. Direi che è una bellissima carta, è una carta che parla di cambiamenti. Di solito quando c'è la ruota sono cambiamenti molto positivi, anche piuttosto veloci, devo dire, e sono anche chiusure di ciclo, cambi di cicli. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, la pagina web, i 3 corsi gratuiti presenti sul canale e poi ci sono anche i link per il videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio e il corso live di gennaio 2026, sempre di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere che cosa vi porta il Natale, amici della bilancia. 8 di pentacoli e nuovamente la ruota della fortuna. Penso che per molti ci saranno novità o a livello lavorativo o a livello di denaro, potrebbero essere. Ci sono anche delle occasioni fortunate, secondo me, che potrebbero arrivare. Ok, allora 8 di pentacoli, ruote della fortuna, 9 di coppe, 4 di bastoni, matto, papa e 6 di coppe. Cioè ragazzi, ma che cosa volete di più dalla vita? Sento tanta abbondanza che arriva. Partiamo da questo 8 di pentacoli che, come vi ho anticipato prima, per qualcuno potrebbe fare riferimento a un lavoro, a un progetto, a un cambio, secondo me, anche nel modo di organizzare la vita, di organizzare la giornata. Qualcuno potrebbe anche iniziare a magari a fare sport, potrebbe iniziare qualche tipo di percorso nuovo. Allora abbiamo un fante di spade, un re di bastoni e un 5 di spade. Sì, c'è come un qualche cosa che ha bisogno di essere riorganizzato. Io credo che sia una questione di prospettiva, come vi dico, è come se avessi bisogno di vedere le cose da un'altra angolazione. C'è ancora un 5 di spade, quindi potrebbero esserci delle, così, delle lotte interne. Non escludo che potrebbero anche essere esterne per qualcuno sul lavoro, effettivamente. Potrebbero anche già esserci state, cioè potrebbe essere una cosa del passato. Andiamo a vedere la ruota della fortuna perché è quello che ci interessa. 8 di bastoni. Datemi una carta per il diavolo. 10 di spade e cavaliere di pentacoli. Guardate, secondo me, ragazzi, arriverà una notiziona che cambierà le carte in tavola. Ora, effettivamente potrebbe essere una questione lavorativa perché qui abbiamo un 8 di pentacoli e con la carta del diavolo potrebbe essere che arrivi un potere in più. Io credo che qui stia finendo, se vogliamo, un periodo di sacrifici, un periodo che magari vi ha tenuto anche un po' condizionati o schiavizzati su certi aspetti della vostra vita. È vero che c'è la ruota della fortuna, che di solito sono cambi veloci, però è anche vero che abbiamo un cavaliere di pentacoli che rallenta un po' il tutto. Quindi, working in progress. Andiamo a vedere questo 9 di coppe, che comunque è una bella carta, è una carta di appagamento, è una carta. Ecco, in questo caso potrebbe essere qualcuno che si può rilassare, che deve smettere di lottare perché è come se arrivasse quel cambio che si aspettava. Un'altra carta per il 9 di coppe. Wow, 2 di coppe. Potrebbero essere anche nuove alleanze a questo punto, eh? Nuovi punti di incontro con le persone che sono intorno a voi. Con questo cavaliere di pentacoli potrebbe essere un'offerta di pace quella che arriva, eh? Andiamo a vedere il 4 di bastoni perché anche il 4 di bastoni è una carta molto bella, è una carta di stabilità, è una carta
che indica l'aver raggiunto qualche cosa di bello, quello che si... Sì, potrebbero essere anche gli obiettivi o quello che vi eravate prefissati. C'è come un momento di goduria pazzesca qui, ragazzi. E lo sento proprio tanto da dopo la ruota della fortuna. Avete il carro e il papa. Allora, qui ci potrebbe essere un trasferimento, quindi se state aspettando un trasferimento potrebbe effettivamente arrivare. Sì, nel senso che potrebbe essere che ve lo concedano, ma siccome abbiamo un 10 di spade, il diavolo, non escludo che qualcuno di voi potrebbe gettare la spugna e fare voi stessi la comunicazione in questa azienda, in questo lavoro, in questa relazione, perché non è detto che per tutti sia per forza il lavoro. Però essendoci anche il Papa mi fa ben sperare perché sono nuovi contratti. Andiamo a vedere il matto, perché il matto è, è un arcano numero 0, una carta di nuovi inizi, di qualcuno che fa salto di fede. Quindi secondo me qui c'è uno spostamento che può essere abitativo, lavorativo, uno spostamento di direzione. Il 4 di bastoni molte volte parla di convivenza e il Papa di matrimonio, quindi se foste in una relazione che va avanti da un po', potrebbe sbloccarsi questo lato della relazione, per esempio. Andiamo a vedere, ah, il Papa ce l'avete 2 volte, tra l'altro. Andiamo a vedere quel matto. Mondo e regina di denari, quindi anche qui si chiude un capitolo e se ne apre un altro, ragazzi. Io sento che sta arrivando un qualche cosa di molto abbondante con questa ruota della fortuna. Ehm, Sinceramente credo che non lo vediate arrivare, cioè che sia una cosa veramente inaspettata. È un cambio super positivo, potrebbe essere appunto un cambio di casa, un cambio di ruolo, un cambio di lavoro, un trasferimento, potrebbe anche essere una promozione per qualcuno. Sì, sento come se andaste al passo successivo. Andiamo a vedere il Papa. Wow, 8 di pentacoli di nuovo. Guardate, diciamo, il movimento energetico che a me arriva di più è per una questione lavorativa. Adesso poi però farò anche qualche esempio magari per la questione relazionale perché magari non a tutti vibra così. Allora, 8 di pentacoli, 2 di bastoni, regina di spade e torre. È come se si costruisse un nuovo ordine più orientato al futuro. Potreste mettere in ordine magari la scrivania, piuttosto che l'armadio, piuttosto che i pensili della cucina. C'è come una destrutturazione da fare che per molti riguarda il modo di pensare per costruire una nuova realtà, una nuova quotidianità, per avere come un, una maestria migliore nel vostro settore. Andiamo a vedere anche una carta per il 6 di coppe, perché 6 di coppe, ragazzi, guardate, è la carta del sogno che si compie, è la carta della fiaba, è la carta del sogno diventato realtà, che è anche un po' il significato del 9 di coppe, però è proprio un qualche cosa che sognavate da tanto e secondo me potreste iniziare a creare una nuova realtà che vi dà così tanto calore, perché alla fine, guardate, il punto con la sacerdotessa è di guardare al di là delle cose. Non importa se una cosa sia giusta o sbagliata, il punto è che la cosa è così. Quindi prendiamola così, prendiamo quello che c'è e quello che di bello può portare la ruota della fortuna. La ruota normalmente, come vi dicevo prima, sono cambi positivi, ma non escludiamo che ogni cambio porta il sacrificio di qualcosa. Qui abbiamo sia l'ego che il 10 di spade, che è l'arcano minore, uno degli arcani minori della morte. Quindi si tratta di tagliare con qualche o risultato egoico, potrebbe essere qualche obiettivo, potrebbe essere qualche ideologia, potrebbe essere qualche schiavitù, potrebbe essere quello che vi fa sentire condizionati o vincolati. E da lì c'è come il cambio, c'è una nuova realtà. Vi dico, se fosse per esempio una questione a livello romantico, non vi nego che lasciato il passato, soprattutto se siete in una relazione clandestina sul lavoro, può arrivare qualcuno con questo 2 di coppe.
Vi dico che potrebbe essere una persona che vi dà delle grandi soddisfazioni, una persona che potrebbe, come vi posso dire, essere molto in equilibrio, mi viene da dire. Cioè è come se la relazione avesse un potenziale in equilibrio. Si tratta di buttarsi ad un certo punto. Fate attenzione perché con 2 volte la carta del Papa e il 4 di bastoni, diciamo che questa persona potrebbe non essere libera del tutto. Datemi una carta per la torre. Mm. E sì, non vi nego che tra la torre e il giudizio potreste portarvi a casa un po' di amaro. Mm. Quindi la regina di spade è qui per mettere delle regole, patti chiari e amicizia lunga. Vi dico, ci sono 2 volte la carta del Papa, cioè 2 volte la carta del Papa. Può rappresentare il matrimonio effettivamente, può rappresentare anche il 4 di bastoni come un legame, ma è anche il maestro spirituale. Quindi non dico che sia così, potrebbe succedere, ma sinceramente non lo vedo tantissimo. Però siccome mi ha colpito la cosa, io ve la dico. Sta di fatto che alla fine del periodo, secondo me, vi porterete a casa una presa di consapevolezza ben più ampia su quello che sono le dinamiche della situazione, le dinamiche della relazione e riuscirete a vedere nel lungo periodo, secondo me, ragazzi. È come un momento di presa di consapevolezza grazie a questo cambio che secondo me può essere dovuto ad una notizia che arriva o a un qualche cosa che decidete consciamente di lasciare indietro. E se fosse una relazione, vi dico, è facile che se avete una relazione con qualche collega ci sia come un cambio e dire no, basta, mi voglio sentire libero. Uno dei motivi potrebbe essere che questo collega ha già una relazione e l'altro motivo è che c'è bisogno di rimettere un po' in equilibrio le cose. A causa di questo diavolo probabilmente avete delle aspettative e invece il cavaliere di pentacoli vi dice andateci piano, godetevi momento per momento, trovate un punto di incontro, organizzate progetti insieme, fate viaggi, spostatevi. Qua abbiamo 3 carte di viaggio una in fila all'altra, quindi non vi nego che potrebbero anche offrirvi un viaggetto, magari di qualche giorno. Normalmente quando ci sono il mondo e il carro sono viaggi di lunga distanza, però dipendendo dal tempo di ferie che avete potrebbe essere più o meno lungo. Ok, andiamo a vedere una fatina. Mm, questa è carinissima, persi e ritrovati. Quello che è stato perso una volta è stato ritrovato grazie alla fatina del perso e ritrovato. Qualche volta può aiutare a trovare qualcosa che non abbiamo neanche realizzato di aver perso. Con questo 5 di spade, il fante di spade al contrario, che mi parla di controllo, qui abbiamo il diavolo che altrettanto mi parla di controllo, abbiamo da lasciare andare qualche cosa, qualche pensiero, qualche schema di comportamento o di qualche forma, qualche, come si chiamano, credenze limitanti. Questa fatina vi dice che prima bisogna perdersi, quindi prima bisogna distruggere per poi ricreare e certe volte non ci si rende conto che qualche cosa è caduto e fino a quando effettivamente non lo cerchiamo e vediamo che è caduto. E poi abbiamo tentazione, che potrebbe essere un alter ego del diavolo. Sei cosciente delle tue abitudini poco salutari? Forse una di queste ti fa sentire colpevole? Questa fatta ti dice che hai il potere di superare la tentazione, qualsiasi essa sia. Che interessante, fatemi sapere quali sono le tentazioni del periodo, a parte i panettoni, i torroni, i dolcetti, i dolciumi,
i cotechini, ragazzi. Bene. Ok, ne abbiamo diversi. Se cammini, cammina. Se sei seduto, siedi, ma non esitare. È un po' come se vi volesse dire che il tempo che sprechiamo a decidere che cosa fare è tempo non produttivo. Se scelgo una strada va bene, se scelgo l'altra va bene, l'importante è non restare fermi. Il vecchio stagno, una rana che salta, plop. Questa ve la metto sotto il matto perché è come se dicesse che c'è una sorta di calma piatta intorno e improvvisamente, e qui rivedo questa ruota della fortuna, le due, improvvisamente qualche cosa muove l'acqua, ok? Anche se tutto sembra immobile, succederà qualcosa. Fa quello che vuoi e non perché devi. Questo è interessante, prendetevi quel nanosecondo di chiedere a voi stessi, ma questa cosa la faccio perché è l'altro o l'altra che se lo aspetta o lo faccio perché è un atto di amore e ho piacere di farlo? Quindi anche lì chiedetevi, voglio farlo o mi sento in dovere di farlo? E poi abbiamo grande comprensione giunge con grande amore. Questo è un po' come se volesse essere un invito a espanderci con la compassione. Quando si comprende il punto di vista di una persona, si diventa come più empatici, si comprende anche la sofferenza, il dolore, anche la gioia, le belle emozioni dell'altro e arriva appunto la comprensione attraverso l'amore, come se si espandesse questo campo di coscienza. Ultimo oracolo, ragazzi. Scopri Dio in tutte le cose. Se non siete cattolici, credenti, la parola Dio si può sostituire con l'universo, con quello in cui credete voi, madre terra. La lezione di oggi. Rallenta il tuo ritmo, osservalo tutto e a tutti attraverso i cristalli di questo è sacro e mi sta parlando. Osserva sarebbe, allora rallenta il tuo ritmo, osserva tutto e tutti attraverso della lente di questo è sacro e mi sta parlando. Come cambia quello che ti sta intorno? L'obiettivo. Impara la pratica spirituale di vedere Dio in tutte le cose. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tema sulle credenze limitanti, però sappiate che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro, attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte ci sono 4 playlist, sono quelle che hanno la copertina lilla e praticamente sono tanti anni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione per aiutarvi nel vostro percorso di crescita personale. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, potete entrare nelle playlist e dare insomma un'occhiata ai temi che vado via via trattando, ok? Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un Natale splendido, vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!